è stato sfiorato un incidente. Una macchina ci ha tagliato la strada, frenata brusca. Bene amici, che figata! Il mondo dei camion già è affascinante di per sé. Quando lo uniamo alla tecnologia, secondo me diventa ancora più interessante. Un Ford F-Max qua a mia completa disposizione per far vedere come si è evoluto il mondo dell'autotrasporto. Ciao Pietro! Salve. Pietro è là non a caso, perché dovete sapere che, si può dire questa cosa Pietro? Ma sì, si può dire, sì, io sono Che tipo, tu hai iniziato a sono guidare, tornato bambino. hai sono- iniziato sono a guidare felice- prima un camion che Sì, la è probabile, macchina, è perché quello. la tua famiglia aveva un'azienda di autotrasporto. Pensa che io nel 2004 di 12 camion che abbiamo comprato ho fatto 12 consegne e li sapevo a memoria, quindi sono scimmiato come una bestia. Che spettacolo, ma oggi tu farai il fleet manager perché è Purtroppo non posso un'esigenza venire con voi. è nel mondo dell'autotrasporto molto sentita. Io invece farò non l'autista, non ho la patente adatta, ma vi racconterò un po' le figate che ci sono su questo mezzo. Prima fra tutte la tecnologia Geotab, che dà un sacco di dati, poi lo vedremo da dashboard, da remoto, ma l'hardware, partiamo con quello perché qua abbiamo una telecamera, una dashcam doppia, inquadra sia dentro sia fuori, c'è un modulo che si collega all'OBD che comunica i dati e queste due tecnologie insieme danno un sacco di aiuti sia all'autista sia a chi sta in background, ma anche a Ford, perché può fare una sorta di manutenzione predittiva per capire cosa sta succedendo sul mezzo, ma questo poi ve lo racconto. Qui alla guida ci sono un sacco di informazioni dalle modalità di guida, c'è anche tra l'altro la modalità anti-impantanamento, alla possibilità di avere tutti gli ADAS fino alla possibilità delle telecamere. Ovviamente gli specchietti sono diventati digitali per un miglior controllo. Questa cosa devo farla, speriamo che funzioni. Ah, che figata! Si può cambiare da clacson normale a pneumatico, blocco del differenziale. Cosa ridi? Quanto è gasante questa cosa! La sterzata che si può andare a settare, ma anche tutti i dati relativi al tachigrafo, dati che vengono letti anche da Geotab. Ma ho parlato troppo, io parto, tu vai in ufficio, Che così vi controllo, vi tengo d'occhio. comunque questo è il momento più triste perché sale il driver vero, Ezio. Buongiorno, Non buongiorno si a può far tutti. finta che io abbia la patente C, D, E, F, G, H, per la I, strada non si può, e non poi si c'è può, mi Geotab che ci spiace. controlla, mannaggia. Dai, partiamo. Dove porti? A fare un giro verso Brescia. Ezio, vedo che stai girando il volante come se fosse leggerissimo. Allora, pensa che il volante mi piace un po' più duro. Se metto comfort è eccezionale, guarda, lo giri con un dito. Tipo il City. Esatto, Ma bravo. togli una curiosità, differenze di guida, ma anche di vita sul camion da 20 anni a questa parte, cioè questa tecnologia quanto aiuta l'autista? Ah, tantissimo. 20 anni fa, anche 30 anni fa, quando ho cominciato io, il camion si guidava soprattutto con mani e piedi, e adesso hai tutto a portata di mano e solo acceleratore e freno. Hai il retarder qua a portata di mano, la tecnologia ti aiuta tantissimo. Ma una volta anche braccio, ma cioè Braccio, cambiare certo. con quell'escursione parliamo. Cambio ZF, 16 rapporti, io facevo la Francia e praticamente arrivavo a casa che avevo male al braccio perché continuavo sempre a cambiare. Adesso il cambio è automatico, ma è automatico tra virgolette, noi lo chiamiamo automatico, ma è robotizzato, che praticamente ci sono dei leveraggi che comandati dalla centralina vanno a agire sul cambio come se cambiasse un autista perfettamente al numero dei giri. Ma adesso ci fermiamo a fare gasolio e qua la storia con Geotab si fa interessante perché non solo noi siamo geolocalizzati, ma volendo anche la rete di distributori, perché magari il fleet manager ha un accordo, perché magari vogliamo fare solamente HVO, quindi quel carburante che arriva da scarti di oli vegetali. Tra l'altro qua è 100% compatibile. 100% compatibile. Possiamo metterlo nei serbatoi senza nessun tipo di problema, ma mille altri motivi ci possono essere. Se noi avessimo fatto rifornimento a una stazione di servizio che non è
tra quelle diciamo georeferenziate, sarebbe comparso un pop-up di alert sul fatto che noi siamo da un'altra parte a fare rifornimento. Tra l'altro al Fleet Manager compare il livello di gasolio che stiamo inserendo nei serbatoi e anche il consumo, che non è calcolato solo dalla misurazione della quantità di gasolio nei serbatoi, ma proprio misura la quantità di gasolio bruciata. Quindi non si può più fare i furbi. Ecco, qui è arrivata la notifica in cui si sono fermati nella zona che ti abbiamo indicato, quindi al distributore sono arrivati qualche minuto fa e a noi ci è arrivata una notifica, quindi noi abbiamo sempre il polso in tempo reale di quello che sta facendo l'autista e tutta la nostra flotta. E tra l'altro si possono impostare anche degli avvisi via mail in modo che il Fleet Manager possa essere sempre aggiornato. E mentre Enzo sta facendo carburante vi faccio vedere al volo la cuccetta, che ha una figata, perché c'è questo touchscreen dal quale si può comandare sia l'infotainment, la musica, DAB, FM, ma anche USB oppure Bluetooth, ma soprattutto tutte le luci interne, ma anche i vetri si possono aprire o chiudere. Il tettuccio qua è stato sostituito dal climatizzatore che funziona anche a veicolo fermo, il riscaldamento Webasto, l'apertura o chiusura delle serrature, gli hazard, ma anche la modalità sentinella che con le telecamere controlla attorno al camion se ci sono movimenti sospetti. Devo dire, una cosa molto molto comoda. E poi vabbè, altoparlanti, tendine, qua ci sono i LED, il materasso mi sembra, mamma mia, quanto mi fa adesso una dormitina, comodo. E poi mi sembra che ci sia anche un sacco di spazio. Vedete che qua ho messo anche il mio zainetto. E adesso vi racconto anche come funziona la parte dietro le quinte, quella del Fleet Manager. Guardate, già sono arrivati delle notifiche all'interno della piattaforma: rilevata distrazione del conducente e 2 avvisi urgenti, quindi 2 distrazioni e un rischio di incidente frenata brusca. Anzi, andiamo a vedere se c'è il video, perché tra l'altro dalla dashcam ci manda anche tutte le informazioni direttamente qui sulla piattaforma. Guarda qua, collisione quasi evitata. Andiamo a vedere il video, possiamo vedere anche tutto quello che riguarda la velocità e quant'altro. Guardate, qui riconosce un po' tutta la situazione, le righe, la macchina di fronte che appunto rallenta velocemente. Per evitarla ovviamente hanno dovuto frenare di colpo. Ma sentiamo Andrea, vediamo cosa mi racconta. No vabbè raga, ma Geotab quanto è importante per la sicurezza. Allora, siamo in autostrada, in questo momento cruise control adattivo inserito, controllo della corsia, ma è stato sfiorato un incidente perché 10 minuti fa, mannaggia, avevo le telecamere spente, è successo qualcosa dietro di noi, una macchina ci ha tagliato la strada, frenata brusca, certo. E, insomma, Geotab ci ha detto collisione sfiorata e secondo me a Pietro Fleet Manager è arrivato anche un alert. Poi andremo a vedere il video della telecamera, ma porca miseria quanto è attento, perché il vantaggio di avere quella doppia cam è che siamo sempre sotto controllo proprio per la sicurezza. Ora, ripeto, il camion sta guidando praticamente da solo. Assistente di corsia, facciamo una cosa che non si fa, disclaimer grande così, lo facciamo solo per prova, siamo in condizioni di massima sicurezza, il camion potrebbe guidare praticamente da solo. Assolutamente. Prendi sì. il telefono e prova a smanettare, perché Geotab con la sua telecamera interna riconosce la distrazione ma anche l'utilizzo dello smartphone. Ribadisco che è una cosa da non fare assolutamente. Metti giù il telefono, hai sentito? Metti giù il telefono, ci ha detto, cioè ha riconosciuto che l'hai preso in mano e stavi smanettando. Tra l'altro chissà se in questo momento Pietro ci sta seguendo e cosa vede dalla sua dashboard. Beccato! Ti ha registrato che hai usato il telefono per qualche metro. Tra l'altro siete in zona Caravaggio, vero? Sì, siamo proprio in zona Caravaggio, ci hai beccato anche sulla posizione, ma che altri dati vedi? Posso vedere in realtà un sacco di cose qui dalla piattaforma. Posso controllare anche, ovviamente con le vostre facce blurrate, quindi in completa privacy, quello che sta succedendo ed eventualmente segnalare o riconoscere alcune problematiche. Adesso ho visto, per esempio, come vedi qua, il fatto che ha utilizzato lo smartphone. Ma non puoi vedere live dentro la cabina, giusto? Cioè tu non puoi vedere noi. No, quello non si può vedere, quello live non si può vedere, solo nei momenti di alert, quando riconosce qualche tipo di
problematica. Tra l'altro l'intelligenza artificiale integrata nella telecamera riconosce anche la segnaletica orizzontale e per esempio ci fa vedere se state sbandando, se state facendo cose strane, se magari appunto distraendovi non guidate in maniera sicura. Che figata, ci vediamo tra poco lì. Ciao. Ciao. Poi ci sono delle altre notifiche, andiamo a vedere qui, rilevata distrazione del conducente. Quando chiacchierano si vede che comunque il conducente vagamente ovviamente si distrae, ci sono tutti gli ADAS attivi, non c'è nessun tipo di problema. È ovviamente tanto sensibile perché è molto importante la sicurezza del conducente, però ovviamente essendo in due magari capita il momento in cui gira la testa e lui lo riconosce in maniera assolutamente immediata. Il Fleet Manager ha anche l'applicazione MyGeotab dove può tenere d'occhio tutti i veicoli della sua flotta. Guardate qui abbiamo tutte le eventuali notifiche del veicolo in questione, tutte le cose che sono successe ed eventualmente possiamo andare ad analizzare anche tutte le problematiche del caso. Per esempio qui possiamo andare a vedere che è arrivato nella zona prima del distributore, poi nella seconda zona che è quella qui della sede in cui noi abbiamo impostato tutta una serie di notifiche che possono arrivarci quando i veicoli fanno una determinata operazione, insomma, quindi anche da mobile, non solo da PC, si possono vedere un po' tutte le cose. È arrivato il punto di partenza, grazie Ezio per il giro, poi Grazie tutte le a te. cosettine tipo sospensioni, potenza, coppia, insomma faremo la prova di questo F-Max perché ha tantissimo senso, ma adesso andiamo a vedere con Pietro i dati che vediamo dalla piattaforma. Siete seguiti e vi ho anche invidiati perché è veramente figo sto oggetto. E porca miseria, quanti dati che dà la dashboard, oltre alle notifiche sulla rilevazione delle distrazioni, avvisi urgenti, eccetera, eccetera, ho i malfunzionamenti, lo stato della flotta, quante volte si è usato il telefono, la violazione del fumo perché la Camine AI riconosce anche quando si fuma, quando si mangia, se qualcuno ha ostruito la telecamera, quindi se magari mette uno scoccettino, autista distratto, cintura di sicurezza slacciata e poi anche ADI blu basso, arriva un alert sotto al 20%, ma anche se dobbiamo fare una sosta in officina per la manutenzione programmata, ma non solo, poi quello lo approfondiamo. Sicurezza del conducente, uno score che dice, se abbiamo una flotta e più conducenti, anche conducente per conducente, quanto guida sostanzialmente bene, e poi eventuali problemi al motore, i consumi della flotta in generale o del veicolo in particolare, le emissioni, temperatura olio elevata, batteria bassa, pressione pneumatici, violazioni per eccesso di velocità, molto interessante. Insomma, una marea di dati che servono proprio al Fleet Manager per andare a ottimizzare la flotta, ma per esempio manutenzione predittiva. Se il camion ha un problema, automaticamente manda che problema ha a Ford, che può predisporre l'officina per fare un intervento molto più breve, e sappiamo che i fermi camion sono problematici anche da un punto di vista economico. Questa schermata ci dà la cronologia dei viaggi, ovviamente filtrabili, con la mappettina dove ci sono i punti esclamativi nel caso sia successo qualcosa, ma abbiamo una tonnellata di opzioni, ve le faccio qua vedere anche al volo. Poi la possibilità anche di scaricare le informazioni del tachigrafo con i tempi di guida, eventuali infrazioni, report, rischi collisione, poi la manutenzione come dicevamo prima, anche la gestione del carburante viene monitorata e anche la sostenibilità che viene aggregata ma anche separata viaggio per viaggio, autista per autista, camion per camion, con la possibilità di scaricare dei report in Excel. Noi abbiamo fatto un giro troppo breve, quindi questo non lo abbiamo. La divisione dei vari autisti, utenti, conducenti, autorizzazioni, orari di lavoro, e poi qua il tab importante dove abbiamo la visualizzazione di quello che è successo. Pietro ha fatto vedere prima l'incidente sfiorato, ma anche tutte le varie distrazioni con i momenti nello specifico dove magari Ezio guardava me invece guarda la strada mentre parlavamo, ma anche occhi bassi, rotazione della testa, uso del telefono, cintura di sicurezza staccata. Si ha veramente il polso della situazione. Allora mi sono segnato qua un po' di motivi per cui questa cosa sia così figa. Prima di tutto si monta in 10 minuti, funziona su ogni mezzo, quindi non solo sui Ford. Fleet Manager ha tutto sotto controllo, può ottimizzare, e poi quanto aumenta la sicurezza, oltre che sulla strada per, voglio dire, tutelare tutti, ma anche della merce trasportata.
e a oggi secondo me non è un punto da sottovalutare, perché poter garantire al cliente, se sono un'azienda di autotrasporti, di trattare bene, di coccolare, di curare la merce, ancora di più se è preziosa, è un valore sicuramente aggiunto interessante. E viva la tecnologia anche sui camion. Ciao.